Entro la mattina del 2 luglio, la maggior parte delle unità di fanteria di entrambi gli eserciti era arrivata sul campo. La posizione difensiva dell'esercito dell'Unione aveva assunto la forma di un amo da pesca, iniziando da Culp's Hill, curvando attorno a Cemetery Hill e procedendo lungo Cemetery Ridge. Il maggiore generale Daniel Sickles, tuttavia, insoddisfatto della posizione del suo terzo corpo a sud di Cemetery Ridge, era avanzato verso ovest senza ordini su un terreno più elevato nell'area di Peach Orchard, Whitfield e Devil's Den. Il piano di Lee prevedeva attacchi su entrambi i fianchi nemici, mentre due divisioni impegnavano contro l'Unione a Culp's e Cemetery Hill. Il primo corpo del tenente generale James Longstreet si sarebbe spostato a sud e avrebbe sferrato l'attacco principale sul fianco sinistro unionista. A causa di informazioni errate aggravate dall'assenza della cavalleria di Jeb Stuart, l'alto comando confederato non era a conoscenza del ridispiegamento di Sickles ed una serie di ritardi impedì agli attacchi confederati di iniziare prima delle 4 del pomeriggio. La divisione sotto il maggiore generale John Bell Hood attaccò Little Round Top and Devil's Den. Alla sinistra di Hood, il maggiore generale Lafayette McLaws attaccò Whitfield e Peach Orchard. Sebbene nessuno dei due prevalsi, il terzo corpo dell'Unione fu effettivamente distrutto come organizzazione di combattimento nel tentativo di difendere il suo saliente su un fronte troppo ampio. Il generale Meade fece accorrere rinforzi provvidenziali da altre parti della sua linea per resistere a questi feroci assalti. Gli attacchi in questo settore si conclusero con un assalto infruttuoso da parte della divisione del terzo corpo confederato del generale Anderson contro il centro dell'Unione su Cemetery Ridge. Il dispiegamento di forze e del numero di perdite del secondo giorno della battaglia di Gettysburg rese il 2 luglio 1863 un momento davvero terribile della storia statunitense, e dal centro del flusso e riflussi quasi costante nella carneficina in corso c'era un piccolo appezzamento di terra, 19 acri di grano di proprietà del contadino locale George Rose, che la storia avrebbe imparato a conoscere come The Whitfield. Le migliaia di soldati che combatterono in questa zona quel giorno avrebbero poi paragonato l'azione ad un vortice, whirlpool, di bande di uomini che avanzavano e si ritiravano, muovendosi sul paesaggio e che scorrevano come acqua sul grano calpestato. Un'area che cambiò mano 6 volte in un pomeriggio. Il Whitfield di George Rose si era guadagnato la reputazione di uno dei luoghi più sanguinosi del campo di battaglia. Tethered Flags into the Whirlpool, designed by Herman Luttman and published by Blue Panther Games. Sì. Buona. È un wargame storico ibrido 2D-3D che simula il combattimento tattico della guerra civile americana. Il gioco descrive in dettaglio la serie di scontri avvenuti dentro e intorno al saliente formato dal terzo corpo del generale dell'Unione Dan Sickles, mentre veniva attaccato dal corpo del generale confederato James Longstreet nella battaglia di Gettysburg il 2 luglio 1863. Le forze sono presentate in brigati, suddivise in reggimenti, all'interno dei quali un singolo counter rappresenta circa 110 uomini o 2-3 cannoni. Una griglia ottagonale regola facilmente il movimento, l'orientamento e la gittata di tiro di ogni unità mentre si muove e combatte nel paesaggio. Ogni ottagono rappresenta 50 yard, un singolo turno 15 minuti. Il sistema si focalizza sul mantenimento dell'integrità delle formazioni, legato dal sistema di comando e di ordini partiti con elemento di incertezza, che porta naturalmente il giocatore a manovrare e schierare in modo storicamente congruo. Delle carte sono presenti per aggiungere ulteriore caos e narrativa alla battaglia. Tethered Flags into the Whirlpool, here we come!
Ciao ragazzi, bentornati su Winter Quartering. Oggi tutorial di Into the Whirlpool, Tattered Flags. Ma prima le cose importanti, perché per evitare di fare svarioni come quelle del generale Sickles e potenzialmente minare le vostre possibilità di vittoria, iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video, in ogni caso grande 6.000 a prescindere. Andiamo e come sempre ci diamo subito di unboxing. Via! Quindi dentro troveremo un deck of cards, bella illustrazione retro, qua si fanno cose furbe con le carte. Di 10 a manetta, una map super protetta, è di canvas. Il canvas, se non sapete, è tipo una specie, una tovaglia telata. Il vivo è molto bella, molto più bella di come si vedeva dalle foto. Poi abbiamo un rulebook di 35 pages. Poi abbiamo anche uno scenario book, ben 6 scenari. Qua avrei preferito più note storiche, ma questo è un gusto personale. Poi ragazzi abbiamo un player aid, attenzione, ben colorate. Ovviamente ne abbiamo due. Poi abbiamo un pacco di fogli con le disposizioni degli scenari. Vedete, abbiamo anche il setup grafico con tutto qua, cioè figata, hanno fatto le robe per bene qua. Qua counter a manetta, una counter sheet, due counter sheet e mezza mega materiale micidiale che sembra tipo legno di balsa, che quindi questo unito alla mappa qua in tessuto indistruttibile. Abbiamo tutti gli strumenti per overdosi stra mega potenti e micidiali di Gettysburg da qui fino all'alba dei tempi. Che abbiamo anche la turn track, ecco questo è un foglio di carta fino. Tattered Flags Into the Whirlpool, vediamo come funziona. Victory Conditions! Dipende dallo scenario giocato, ne sono presenti 6 nel nostro scenario book. Vertono dal controllo di specifici ottagoni alla fine dello scenario. Per avere il controllo bisogna essere gli unici con un'unità sopra ad essi. Per trovare ogni specifico ottagono basterà incrociare numeri e lettere come sono indicati e si trovano ai bordi nella mappa di gioco. Oppure si possono ottenere victory points alla fine dello scenario infliggendo perdite all'avversario, per esempio per depleted enemy formations o per shattered enemy formation, oppure per totally eliminated enemy formations. Ogni scenario ha le sue specifiche indicazioni. The Game Map è suddivisa in ottagoni. Ogni ottagono ha ben 8 spazi adiacenti. Da notare le altitudini. Qui siamo a livello 0, qui siamo a livello 1, 2, 3, 4, il più alto. Questi saranno importanti anche per determinare le varie line of sight, linee di vista. Counters rappresentano singole unità all'interno di un reggimento. I valori indicano la loro experience. In alto a sinistra vanno da 1 a 5. Il più basso, Raw, Green, Seasoned, Veteran and Crack. In alto a destra la loro brigata d'appartenenza associata ad un leader. Questo valore di quante unità si compone il suo reggimento. In basso il nome del suo reggimento. Qui vediamo c'è anche una bandiera. Questa è la Command Unit di questo specifico reggimento dall'11th Georgia. Dall'altro lato avremo il suo Battle Worn Side. Quando questo subirà una perdita noi flipperemo il counter mostrando una versione ridotta. Facing: ogni unità va puntata verso un vertice di un ottagono. Il suo fronte è il lato opposto al nome del suo reggimento. Stacking: possiamo avere 2 counter per ottagono più un leader. Viene controllato alla fine del movimento. Abbiamo anche counters d'artiglieria. In Into the Whirlpool solo per l'unione. Stesso discorso, letterina a fianco dell'esperienza che potrebbe essere presente anche sulle fanterie. Smoothbore cannons, l'armamento in questo caso. Leaders: in alto a destra presentano la brigata di cui hanno il comando. A sinistra le stelline che vanno da 1 a 3. Questo rappresentano il suo command rating. Inferior, average o superior, come il nostro Anderson qua che è un tipo in gamba. Il loro raggio di comando sarà anche il doppio delle stelline rappresentate. In basso abbiamo il nome. Girato dall'alta parte segnerà un leader già attivato. Ogni leader è a comando di una brigata. Ogni brigata è composta da un certo numero di reggimenti. Per esempio questa è composta dal 59th Georgia, 11th Georgia, 8th Georgia, 9th Georgia. Ogni reggimento ha una sua unità di comando
rappresentata dal counter con la bandiera. Un reggimento avrà sempre un'unità di comando in campo. Quando un counter dovrà subire disruption, queste verranno accumulate e poste sulla sua command unit fino a un limite di 6. Qualora l'unità di comando dovesse essere eliminata dalla mappa di gioco, andremo a sostituire immediatamente un'altra unità del suo stesso reggimento e piazzeremo eventuale disruption che questa unità aveva già. E se l'unità sostituita fosse stata in Battle Worn Side, anche l'unità di comando dovrebbe essere ora in Battle Worn Side per rappresentare che ha lasciato la bandiera sul campo, un'altra unità ha preso il comando al suo posto. Deve esserci sempre un'unità di comando del reggimento, quindi sarà l'ultima unità ad essere eliminata dalla mappa. Ogni leader avrà sempre un ordine sotto il quale dovranno sottostare i reggimenti della sua brigata entro il suo raggio di comando: Assault, Engage, Maneuver, Defend, Regroup, Indecisive, e si definiscono il numero e il tipo di azioni che le unità di una brigata possono eseguire. Parliamo dei dice. In questo gioco si utilizzano le percentuali. Lo 0 è 10. Un dado determinerà sempre la decina, l'altro l'unità. In questo caso è un 90. Se entrambi i valori presentano 0, quindi 10, questo è un 100. Ma se quello della decina presenta 0 e per esempio l'altro un altro numero, per esempio questo è 1. Questo per esempio è un 10. E così via. I valori sono rappresentati da 1 a 100. Ogni qualvolta in un tiro, per qualsiasi motivo, un dado viene tirato doppio, chi ha conseguito il risultato pescherà anche una combat card. L'ultimo componente di gioco sono le cards, che vanno giocate per l'evento oppure permettono a una singola unità, un singolo counter, un'azione standard di fire o di movimento. Andiamo a vedere la sequence of play. Sequence of play si dirama in Initiative Phase, First Player Activation Phase, Second Player Activation Phase, Alternating Player Activation Phases, quindi ci si alterna finché le attivazioni non sono tutte eseguite o si decide di non voler più fare nulla. Mutual Close Combat Phase, Mutual Rally Phase, End Turn Phase. Let's begin with Initiative Phase. L'iniziativa è segnata nel nostro Game Turn Track. Ogni giocatore tirerà un dado. Chi otterrà il valore più alto guadagnerà l'iniziativa e deciderà se agire per primo o secondo nel turno. Attenzione! Se il nostro tiro sarà almeno il doppio di quello avversario, guadagneremo una Dominant Initiative. Questa ci consentirà di attivare una brigata aggiuntiva durante il nostro turno. Se invece il tiro fosse pari, bisogna andare a vedere chi aveva l'iniziativa nel turno precedente. In quel caso sarà lui il vincitore, guadagnando una Momentum Initiative. Questo ci consentirà una riattivazione di una batteria o di un reggimento già precedentemente attivata nel corso del turno. Let's talk about Activation Phase. Si comincia dal primo giocatore, in questo caso il confederato. Bisognerà per prima cosa annunciare le brigate o batterie d'artiglieria che verranno attivate. Il confederato attiverà sempre una brigata, mentre l'unionista ne attiverà 2 brigate o batterie d'artiglieria. Questo perché le brigate del confederato sono molto grandi in genere. Scegliamo la brigata di Anderson. Ragazzi, mi raccomando, le attivazioni vanno fatte un reggimento alla volta, quindi prima tutto il 59th Georgia, poi l'11th Georgia, poi l'8º, ok, così via, così via. Come prima cosa ora bisogna fare un command check. Vediamo il leadership rating del nostro leader, in questo caso è 3. Un leader con 3 di leadership rating ha 6 di command range, praticamente sempre il doppio del suo leadership rating. Questi sono gli spazi in cui arriva il suo raggio di comando. Spazi intendo gli ottagoni. Attraversare un ottagono dentro i woods costa 2 spazi. Attraversare mentre un ottagono in road costa mezzo spazio. Per tracciare il comando non si può mai attraversare spazi adiacenti a pezzi nemici o contenenti pezzi nemici, a meno che questo spazio non abbia un nostro pezzo amico. Un reggimento è in comando se questo ha Formation Integrity, che sostanzialmente vuol dire che le sue unità sono tutte lungo una catena adiacente e noi riusciamo ad arrivare ad almeno una di queste. Nel caso la Formation Integrity non ci fosse, bisogna tracciare ogni singola unità. Le unità eventuali fuori comando saranno normalmente attivate ma avranno un'azione in meno e se l'ordine cambierà nell'order step loro manterranno il loro ordine precedente.
Prossimo passo, order step. Ogni leader ha già un ordine a inizio scenario, viene deciso prima della partita, normalmente prima l'unionista poi il confederato, ma andate a vedere ogni scenario cosa dice. Nell'order step è possibile cambiarlo. Andiamo a tirare nella change orders, 1 di 10. Se tiriamo uno prendiamo indecisive, questo sarà il nostro nuovo ordine. Order delay vuol dire che entrerà nella nostra prossima order step. Gli ordini differiscono per il numero e per il tipo di azioni che possiamo fare. Le azioni principali sono di 3 tipi. Avremo movement actions, fire actions, reorganization actions, più una pletora di azioni speciali che ora vediamo. Order table, e vediamo per esempio l'ordine d'assault ci consente fire combat actions, ma possiamo spendere solo fino a 3 move actions, nessuna reorganize action, ma per esempio ci consente di fare l'azione speciale charge. Le azioni speciali sono segnate in verde come denotato qui, quindi avremo special, allowed, restricted actions. Il numero di azioni che abbiamo a disposizione se siamo in command corrisponde al numero dell'esperienza della nostra unità, una in meno se fossimo fuori comando. Se invece cominciamo l'attivazione questo turno staccati con il nostro leader, avremo un'azione aggiuntiva. Andiamo ad analizzare queste azioni, partiamo con il movement. Kershaw ha dato l'ordine maneuver consente le move action, consente una free move action come azione speciale, niente reorganize action, una sola fire combat action. Vediamo che i ragazzi del South Carolina sono dei veteran, quindi hanno 4 azioni. Il movimento può essere effettuato per singola unità oppure come stack. È misurato in spazi, non c'è costo di punti movimento. Quindi se noi vogliamo fare 4 azioni di movimento possiamo fare 1, 2, 3, 4 indipendentemente dal terreno che incontriamo. Verso dove abbiamo il facing. Ora, terreni difficili come per esempio attraversare una fence, oppure uno stream, oppure un woods, oppure una stone wall. Questo invece di costarci punti movimento come sarebbe nella maggior parte dei sistemi, noi assorbiamo questa cosa sotto forma di disruption. La nostra command unit, in questo caso è questa qua, prende un disrupt per aver attraversato terreni difficili, non importa quanti, uno solo disrupt per attivazione. Sempre in un'azione di movimento però il redress ci costa un'azione di movimento. Se noi la effettuiamo alla fine del movimento cancelliamo tutta la disruption che abbiamo preso durante lo stesso. Quindi loro avrebbero avuto 4 azioni più una gratis data dall'ordine maneuver, 4 azioni hanno mosso di 4 ottagoni, con l'ultima fanno un redress in modo da eliminare la disruption che prenderebbero, non la prendono proprio, ok? Se non fanno redress allora porremmo la disruption. Il leader si muove sempre singolarmente, ragazzi. Fare un pivot di un facing ci costa una movement action. Il leader viene mosso durante i movimenti una sola volta. Di quanti spazi si muove? Di 3. Può finire in stacking con un'altra unità oppure no. Ma la roba principale, concetto principe del gioco, bisogna capire, è il formation integrity. Un'unità infatti non può mai muoversi se alla fine del movimento non è adiacente a un'altra unità dello stesso reggimento. Se non può fare questo movimento non può neanche muoversi. Un'unità può temporaneamente muoversi distante dall'altra unità amica a patto che alla fine del movimento del nostro reggimento la formation integrity venga rispettata. Alla fine del movimento ogni unità di una formazione deve essere adiacente almeno a un'altra unità della stessa formazione, formando una singola catena connessa di unità. Se non siamo in formation integrity avremo penalità pesanti in vari ambienti e situazioni. Vediamo altre azioni del movimento. Muoversi di lato costa 2 movement action. Fare fallback, un passo indietro mantenendo il facing, 2 movement action. Possiamo fare un turnaround di 180 gradi, stand up, dove non è specificato 2 action, è tutto un action. Vediamo che entrare in uno spazio di road, quando lo facciamo possiamo o muovere uno spazio in più oppure fare un pivot immediatamente. Entro in una road è 1, quindi faccio mia azione gratis che entro in questa road. Altra azione in movimento, entro in questa road che quindi mi dà un'altra azione, fine. Devo spendere un altro punto, ok? Quindi non è che se prendo una road vado
dall'altra parte della mappa automaticamente. Vediamo qui le signorine artiglierie. Potrebbero essere unlimbered oppure limbered, perché per muoversi tranquillamente devono essere attaccate, insomma trainate, cavalli. Se sono unlimbered, quindi non hanno il marker, possono muoversi di uno spazio totale. Passare da limbered ad unlimbered costa 2 azioni. È considerata al pari di una brigata in chiave attivazione. Passiamo a un altro concetto, la profondità degli ottagoni. Lo stacking è di 2, ma l'unità che sarà al top dello stacking è sempre quella di fronte, considerata di fronte come se fossero così. Quella sotto è il retro. Quindi una sola unità nell'esagono sarà quella che fa fire, quella sopra, e l'unità che lo riceve sarà sempre solo l'unità sopra. Per il movimento si può fare il passage of line, cioè praticamente fare uno switch, l'unità sotto va sopra e quella sopra va sotto. Ci costa una movement action. Se un'unità entra nell'ottagono con un'altra unità, se entra dal suo front verrà posta sopra, se entra dal suo rear verrà posta sotto, se entra invece in questo spazio da uno spazio laterale verrà posta a nostro piacimento. Ogni unità in pratica ha sempre un flank, un front così e un rear. È possibile attraversare nel movimento ottagoni con altre unità amiche. Se l'ottagono è una singola unità all'interno non succede niente, ma se attraversiamo un ottagono che ha una stack, noi trattiamo questo come difficult terrain, quindi se alla fine non facciamo redress prendiamo disruption. Adesso è l'ora di sparare, ragazzi. Fire combat. Un'unità può solo condurre una sola azione di Fire Combat Attack durante la sua attivazione. Un'unità usa una Fire Combat Action per sparare ad un nemico e eventuali addizionali Fire Combat Action possono solo essere usate per incrementare la possibile efficacia di questo attacco. Altra cosa, non si può mai muovere, fare un'altra azione, poi muovere. Tutto il fire deve essere fatto prima o alla fine del movimento. Il movimento non va mai interrotto per fare altro. Se facciamo altro quando interrompiamo il movimento, poi non possiamo più continuare a muovere. Bersaglio è sempre quello top dello stacking e un'unità può essere bersaglio di multiple azioni di fire combat da nostre unità diverse. Bisogna capire intanto che un bersaglio, per essere eleggibile, deve essere dentro la nostra fire combat. L'arco di 45 gradi che si dipana dal nostro facing. Bisogna determinare poi la visibility, cioè la linea di vista. In diversi casi bisogna tenere conto dei terreni, ma soprattutto delle alture. Potrebbe essere bloccata oppure oscurata oppure libera. Bisognerà tracciare una traiettoria attraverso il quale verificare questa linea di vista. La nostra gittata dipende dall'arma che usiamo. Vari tipi di musket o di cannon. Queste saranno le 3 gittate: point blank, battle, extreme. Più vicino spariamo, più efficaci saremo. La traiettoria la tracciamo all'interno del nostro cono con una singola linea che parte da uno dei 3 ottagoni davanti al nostro front side. Durante il percorso può una sola volta fare un angolo di 45 gradi. 1, 2, 3. Ovviamente bisogna controllare la linea di vista qua. Noi qua siamo più alti di lui, quindi anche se c'è un wood, questo magari ci oscura la traiettoria. Se fossimo alla stessa altezza ce la bloccherebbe. Il target obbligato è sempre quello più vicino, quindi 1, 2. Noi dobbiamo sparare qua con lui. Quindi è tutto a posto, facciamo fire, siamo a 2 di distanza, il nostro percorso è clear, quindi la nostra gittata è battle. Abbiamo un 20%. Se abbiamo ulteriori azioni che vogliamo e possiamo, perché dipende dall'ordine, spendere in Fire Combat, possiamo incrementare l'efficacia, fare additional volley. Noi siamo sull'ordine assault in questo caso, l'unità è veteran, quindi ha 4 azioni, con una facciamo Fire Combat, con gli altri 3 potenziamo altri più 30%, quindi 20 più 30 siamo a 50. Target in wood no, stone wall, vedete un po' di modificatori negativi. Se non siamo in formation integrity meno 10%. L'unità bersaglio, quella che spara gone to ground, c'è la possibilità di azioni speciali di andare gone to ground. Se la linea di fuoco è oscurata
aumentata per ogni disruption della nostra command unit, quindi della nostra formation, meno 5. Se siamo battle worn, quindi abbiamo subito una casualty, il nostro counter è flippato. Plunging fire, praticamente in questo caso sì, se siamo da un'altitudine superiore rispetto al nostro bersaglio, quindi noi siamo più alti, avremo un altro 5%, quindi 55%. Canister per l'artillery che spara adiacenti. Abbiamo il 55% di possibilità di colpire. Andiamo a tirare i nostri dice. Abbiamo fatto un 29, il che vuol dire che il nostro tiro ha successo, perché è più basso del 55 ovviamente. 29 signori è una hit. Tutte le hit si risolvono alla fine del fire di tutto il nostro reggimento, quindi dell'Eighth Georgia. Quindi una hit viene tradotta con un disruption sulla command unit dell'unità. Se il risultato fosse stato pari o minore alla metà della percentuale richiesta, noi avremmo fatto una murderous hit. Questa viene risolta infliggendo direttamente casualty all'avversario. Casualty vuol dire che l'unità viene flippata in battle worn. Se era già in battle worn, viene tolta dal tabellone. Se però avessimo fatto un doppio, ragazzi, avremmo fatto un critical hit. Critical hit vuol dire che l'avversario ha la scelta di o ritirarsi di 1, withdraw, oppure prendere una disruption aggiuntiva. Però 11 è sia un critical hit che una murderous hit, quindi in questo caso lui andrà battle worn e poi avrà la decisione se ritirarsi di 1 oppure prendere una disruption. Un'altra cosa importante da vedere è flank fire. Se noi prendiamo fuoco di infilata di fianco, ogni effetto genera una disruption addizionale. Poi ci sono i nostri amici qui dell'artiglieria. Loro possono fare artillery area fire, targettare con una singola azione di fire più unità, allora o 2 in stacking oppure 2 adiacenti. Devono comunque spendere azioni. Stessa azione di fire dovrebbe spendere un'azione per lui, uno per lui e poi eventualmente boostare tutto il discorso. Bene, abbiamo parlato di movement, abbiamo parlato di fire, parliamo di opportunity fire. Perché se durante un'azione di movimento un'unità finisse momentaneamente quella singola azione del suo movimento adiacente a un'unità nemica, l'unità nemica può dichiarare immediatamente opportunity fire prima che possa essere effettuata qualsiasi altra cosa. Ogni unità può fare opportunity fire una volta per turno, quindi marcatevelo o ricordatevelo. Io uso dei cubetti. Praticamente risolve il fire normalmente, solo che non c'è la possibilità di fare additional volleys. Una volta subito l'opportunity fire, l'altra unità ha la possibilità di continuare le sue azioni. Un'unità può ricevere opportunity fire anche per esempio da 2 unità nemiche. Andiamo a vedere le reorganization actions. Restore order. Questo può essere fatto solo da command unit. Bisogna avere la formation integrity. Con un'azione di reorganization mandiamo giù di 1 la disruption. Recover casualty ci costa 2 reorganize action. Flip battle worn to fresh. Attenzione, dobbiamo essere almeno 3 o più spazi da un'unità nemica. Abbiamo poi la rebuild, quindi solo la command unit può fare questa cosa qui. Costa 2 reorganize action. Riportiamo praticamente in gioco un'unità precedentemente eliminata, però dal suo lato battle worn, quindi flippata, e la possiamo solo portare in gioco, però attenzione, a 3 o più spazi da un nemico e adiacente ad un'unità della nostra formazione. L'ultima è l'azione stand up, perché praticamente siamo gone to ground, ci rialziamo, lo togliamo. Quindi fatta la nostra attivazione, abbiamo attivato la nostra brigata come confederato, poi toccherà all'Unione, second player activation. Lui attiverà 2 brigate o batterie d'artiglieria. Poi ripasserà la palla a noi, che quindi magari attiviamo second brigade, Robertson, poi ancora lui, insomma finché tutti non abbiamo attivato tutto o entrambi passano. A quel punto là c'è la mutual close combat phase. Bisogna condurre le charge, ragazzi, quindi le unità che sono qualificate per fare charge, quindi devono essere sotto una assault order oppure devono giocare una carta speciale o qualche evento. Una alla volta bisognerà dichiarare queste charge. Se entrambi le fazioni hanno unità che si qualificano per fare close combat, bisogna alternare le attivazioni, una ciascuno, partendo dal giocatore che ha l'iniziativa. Non è obbligatorio ingaggiare e ogni unità può fare una charge per fase, come singola unità o come stack di unità. Primo step,
Defending unit, moral test per resistere del difensore. Il 17° main è un'unità seasoned, quindi 15%, ha della disruption, ha il marker confident, è battle worn, sono attaccati nel fianco, sono involved, farm, no, sono supported vuol dire che è in stack con un'altra unità amica. Formation integrity, vedete, sono a 35, quindi abbiamo un più 35. Dopo tiriamo i nostri dice, vediamo che abbiamo fatto uno schifoso 7 più 35 fa 42. Vediamo qui, pass, i risultati possono essere, l'abbiamo passato, più avanti l'abbiamo passato e facciamo defensive fire è un fire senza possibilità di fare increase additional volley. Se lo passiamo bene prendiamo anche il marker confident, se va male possiamo prendere disruption, ritirarci e così via. Withdraw e retreat hanno effetti diversi a seconda del test di morale. In ogni caso il retreat potrebbe essere anche più di uno e il primo spazio bisogna sempre fare directly away from the enemy. In ogni caso ricordarsi, ragazzi, che se abbiamo un marker confident bisogna rimuoverlo e se abbiamo anche un go to ground bisogna rimuoverlo. Quindi se il difensore ha passato il test sarebbe il test di morale dell'attaccante, charging test to close, se è ancora lì dopo eventuali defensive fire. Quindi stessa procedura, andiamo charging test to close, halt, ci fermiamo, go on to ground, quindi l'abbiamo passato, il carica è proprio un movimento di entrare nell'ottagono del difensore con tutte le implicazioni di movimento, quindi disruption, e a quel punto parte il bayonet combat, che consiste in un numero di tiri simultanei di entrambi i contendenti fino a che uno non viene eliminato o si ritira. Questi sono i modificatori, quindi determiniamo una percentuale, se col dado facciamo uguale o meno della percentuale abbiamo fatto un hit. Se facciamo un hit è direttamente apply casualty, quindi flippiamo, eliminiamo un counter. Però stesso principio del fire combat, se facciamo minore uguale della metà facciamo catastrophic bayonet hit, quindi l'unità è anche da fresh side direttamente eliminata. Una critical hit con il double, insomma a seconda cosa abbiamo tirato, più un retreat 2. Dopo un tiro simultaneo qualcuno ha la possibilità di ritirarsi, o l'attaccante o il difensore, fare withdrawal. Quindi importante indicare sempre chi vince o perde il close combat. Non si verifica solo se si arriva al bayonet combat, in quel caso è chi rimane nell'ottagono, ma anche se per esempio nei test di morale precedenti qualcuno lo fallisce, perché il lato vincitore acquisirà sempre il confident marker. Se un'unità che perde è una artiglieria e ha combattuto almeno un round di bayonet combat, questa è immediatamente eliminata indipendentemente dalla condizione e dal risultato del test di morale. Bene, dopo la mutual close combat c'è la mutual rally phase. Parliamo subito della disruption. Questa abbiamo detto viene assegnata sulla command unit. In qualsiasi momento un altro counter della stessa formation prende disruption. Il massimo di disruption che può assorbire è 6. Se deve assorbire oltre il 6 si va alle perdite. Un counter della sua formazione deve essere flippato o eliminato. All'inizio della mutual rally phase ogni formazione che ha disruption 6 è obbligata a fare testi morali di coesione. Se ci sono più unità in mappa di entrambi gli schieramenti che devono farlo, si fa un reggimento per volta, una fazione per volta, alternandosi, partendo da il primo giocatore di turno. Dobbiamo quindi andare sulla formation moral test tables. Stesso procedimento da seguire. Da notare che si può conseguire il risultato Shattered. Da notare che quando noi prendiamo il marker Shattered dobbiamo ritirarci di 4 spazi. Specifichiamo anche quando si prende il marker Shattered viene tolta qualsiasi disruption che già hai. Poi stesso procedimento sarebbe il turno delle formazioni Shattered di fare il loro morale test, eventualmente alternandosi se ne sono di più, uno alla volta partendo dal primo giocatore. In questo caso faremo formation moral test but to rally. Da notare che non si applicano altri modificatori a parte l'experience rating quando dobbiamo fare il test to rally di queste formation Shattered. Se prendiamo un altro Shattered, l'intera formazione e anche la command unit è eliminata dal gioco. Se conseguiamo invece un fail, dobbiamo ritirarci almeno 2 spazi e rimanere Shattered. Una formazione che è Shattered non può fare niente, può solo cercare di fare rally nella rally phase. Per togliere il marker Shattered deve conseguire un risultato di rally, potrebbe anche togliere il Shattered e aggiungere disruption.
End phase, si flippano tutti i leader activated. Ogni fazione pesca 2 carte, se giocate con le carte perché sono opzionali. Si avanza il turno di gioco e si riparte. Se questo è l'ultimo turno dello scenario, check victory. E questo sostanzialmente è come si gioca Tethered Flags, Into the Whirlpool. Se vi è piaciuto Into the Whirlpool, ci sono buone notizie perché Tethered Flags dovrebbe essere una serie di cui questo è il primo titolo. Potenzialmente potrebbe esplorare anche l'American Revolutionary War per un altro design non convenzionale e distanziando un po' la lente di ingrandimento. Provate a dare un'occhiata a Rebel Fury di Mark Herman per GMT Games, di cui trovate anche il video qui sul canale. Alternativamente, sempre di Herman Luttman, abbiamo il Blind Souls System, sempre a livello di brigate. Un'altra alternativa potrebbe essere Great Battles of American Civil War, sempre di GMT Games. Detto questo, io non ho più un cavolo da dire, spero il tutorial sia stato utile e quindi andiamo in pace e fate i bravi. Ciao!